Appena entrato nella sua stanza, inizio a guardarmi intorno e noto subito la presenza di un grande letto matrimoniale al centro, una montagna di libri sugli scaffali e alcune foto di lei bambina. Tutto era perfettamente in ordine e profumava di non so quale aroma. Non riesco nemmeno a fare un altro passo in avanti, che lei si lancia verso di me, prendendomi da dietro. Con una mano blocca le mie braccia in modo da tenerle adese al mio corpo. Spostando il peso in avanti mi getta sul letto, rimanendomi avvinghiata, e subito, con un gesto improvviso, sposta il braccio con cui mi bloccava e lo sostituisce con le sue gambe, chiudendole in una morsa. Adesso lei ha una mano completamente libera, la usa per sfilarsi i calzini. Adesso ha entrambe le mani libere e può fare quello che vuole. Con un'altra mossa repentina mi fa mettere in posizione prona sul letto e fa scorrere le sue gambe fino a bloccarmi le braccia dietro la schiena. Da sotto il cuscino tira fuori delle bende nere e me le avvolge intorno ai polsi e alle caviglie. Soddisfatta del suo lavoro, decide di concludere l'opera, tirando fuori dalla tasca una bandana nera, mentre la srotola e la sistema per bene avvolgendola attorno al mio capo. Si allontana un po' per ammirare meglio la sua opera. Tu non sai da quanto tempo aspettavo questo momento. È dalla prima volta che ti ho visto che desideravo averti qui, imprigionato nel mio letto, e finalmente ce l'ho fatta. Piaciuta la sorpresa? Pochi minuti prima ero per strada, libero e curioso di sapere quale fosse la tanto decantata sorpresa, mentre adesso sono qui, in balia di quella donna che mi si avvicina lentamente, gattonando, con fare minaccioso. Ma sentivo che quella situazione mi eccitava e mi accendeva allo stesso tempo. Amavo essere dominato. Così mi denudò, divorandomi di baci, e facemmo l'amore. Tuttavia, in modo tranquillo, lei aprì il cassetto della stanza, lo stesso che aveva cercato di aprire prima senza successo, e scelse la sua arma, un cucchiaio di legno, e si avventò contro di me, sorridendo in modo sexy. Io scappai nel corridoio mentre lei mi inseguiva, senza correre, ma a passo ritmico, quasi come se si trattenesse dal compiere uno scatto, in quanto voleva godersi la mia fuga. Mi chiusi nel bagno e lei si posizionò dietro la porta. La porta era di legno, ma nel centro aveva una parte di vetro da cui potevo vedere la sua sagoma. Quasi come un film horror, appoggiò la mano disarmata contro la vetrata e tamburellò con le dita sul vetro, dicendomi che era tutto inutile e che dovevo uscire prima o poi. E infatti fu così. Quando scomparve la sua sagoma, aprì pian piano la porta, cercando di non far rumore. Ma lei comparve all'improvviso e non potetti fare altro che scappare nella porta a fianco, che sfociava nella mia camera da letto. Lei ovviamente mi raggiunse facilmente, mi spinse sul letto ed iniziò a colpirmi con il cucchiaio sul sedere. Dopo qualche colpo afferrai il cucchiaio con una mano per cercare almeno di difendermi, ma lei avanzò salendo sul letto con un ginocchio e passando al secondo attacco. Mi diede alcuni pizzicotti sulla pancia, ma ne era valsa la pena soffrire dopo quello che ero riuscito ad ottenere. Quando la sua vendetta sembrò conclusa, mi afferrò per un braccio e, puntandomi l'indice verso il volto, mi disse: Ora sei mio, sei tu ad essere in mio potere. I ruoli si erano di nuovo invertiti. E facemmo di nuovo l'amore.